From the response to the deaths of actor Gene Hackman and his wife Betsy Arakawa. The video shows authorities discussing the discovery of the bodies with witnesses outside the couple's Santa Fe home, and the footage does not include images from inside the home where Hackman, Arakawa and their dog were found deceased. Avete mai pensato di cambiare qualcosa per fare una scelta più sicura? A volte, le decisioni silenziose raccontano grandi storie. Gene Hackman, il leggendario attore, un maestro dello schermo, ha vissuto una vita privata, lontano dalle luci della ribalta negli ultimi anni. Tuttavia, dopo la sua morte, il fratello, anch'egli lontano dagli occhi del pubblico, ha rotto il silenzio sui suoi ultimi giorni di vita e sulle polemiche che hanno accompagnato la sua scomparsa. Come ha reagito? Cosa è successo davvero? Nuove rivelazioni potrebbero cambiare tutto. Restate sintonizzati per scoprire la verità. Lo stile di vita del segreto. Perché non ci provate? Un sentiero si trova sul terreno di proprietà di Gene Hackman. Andiamo? Che ne dite? Attraverso i secoli e giù per una montagna, tesse la sua strada. L'attore Gene Hackman non si è mai considerato una celebrità, e il modo in cui ha vissuto la sua vita è stato plasmato da questo concetto, soprattutto con l'avanzare dell'età. Nonostante fosse ampiamente considerato uno degli interpreti più talentuosi di Hollywood, non cercava la celebrità che ne derivava. Le persone erano consapevoli della sua tendenza a stare per conto suo, a evitare di partecipare a eventi da red carpet e a intrattenere raramente conversazioni con i giornalisti. Hackman si sentiva meglio quando non era sotto gli occhi di tutti, a differenza di molti altri interpreti che amavano stare sotto i riflettori e ricevere riconoscimenti dal grande pubblico. Fu a causa di questo grande desiderio di mantenere la propria privacy che prese la decisione di allontanarsi ulteriormente dalla famiglia e dai parenti più stretti. Con il passare del tempo, divenne sempre più distante, scegliendo di vivere un'esistenza tranquilla piuttosto che stare in compagnia di persone che aveva conosciuto in precedenza. Il rapporto con il padre fu difficile quando quest'ultimo decise di andarsene. Non si è mai ripreso completamente dal fatto di essere stato abbandonato in uno stato simile. Di conseguenza, la sua prospettiva sulle relazioni è cambiata. Nonostante avesse una famiglia, aveva difficoltà ad avere un legame con loro come la maggior parte delle persone lo considerava. La sua prima moglie, Faye Maltese, era la madre dei suoi 3 figli. Tuttavia, non riusciva a passare del tempo con loro perché la sua professione continuava a crescere. Man mano che le sue prestazioni miglioravano, si accorgeva di avere meno tempo da dedicare alla famiglia. La recitazione gli richiedeva lunghe ore di lavoro, viaggi in luoghi lontani e una completa immersione nei suoi ruoli. Spesso dava priorità alla sua vita professionale rispetto a quella personale, il che lo portava ad allontanarsi dalle persone a cui teneva. Con il passare del tempo, Hackman si è concentrato ancora di più sull'interiorità. È sempre stato una persona a cui piaceva tenere le cose in privato, ma una volta smesso di recitare, ha avuto poca comunicazione con il pubblico in generale. Non voleva essere uno di quegli attori che continuavano a cercare attenzione anche quando il loro lavoro rallentava. Non voleva essere quell'attore in particolare. Dopo aver interrotto la sua carriera di attore, ha pensato che fosse inutile continuare a essere visibile. Un numero significativo di persone con cui aveva collaborato in precedenza continuava ad apparire nei film, a partecipare ad eventi cinematografici e ad essere osservato in luoghi pubblici. Ma Hackman ha proceduto nella direzione opposta. Dopo essersi lasciato Hollywood alle spalle, si è stabilito in un'esistenza tranquilla, lontano dai flash e dalle telecamere che punteggiano il paesaggio. La decisione di Hackman di allontanarsi dalla celebrità non si limitava a evitare l'attenzione dei media. Inoltre, desiderava un'esistenza tranquilla in cui la sua famiglia non gli chiedesse continuamente qualcosa. È stato detto che nel corso degli anni i membri della sua famiglia allargata hanno tentato di mettersi in contatto con lui, ma non ha dimostrato un interesse significativo nel riallacciare quel tipo di rapporti. A differenza della maggior parte degli individui, egli non aveva lo stesso legame con le relazioni familiari. Piuttosto che seguirli solo perché credeva di essere obbligato a farlo, ha deciso di vivere la sua vita secondo le proprie condizioni. Quando era in giro, non gli importava se era circondato da volti anziani o da parenti lontani. I suoi figli non erano esenti da questo problema. A differenza di altri padri, Hackman non faceva frequenti telefonate o visite a casa sua. Si occupava della loro situazione finanziaria, ma non si faceva coinvolgere troppo nella loro vita. Sebbene fosse un attore molto conosciuto,
I suoi figli non hanno vissuto il tipico legame che si instaura tra un padre e i suoi figli. Molti pensavano che avrebbe sfruttato il suo pensionamento per trascorrere più tempo con la famiglia. Invece si è ritirato ancora di più nel suo piccolo mondo dopo aver raggiunto l'età della pensione. Il fatto che Hackman saltasse gli incontri dimostrava quanto fosse disimpegnato. Era una cosa che evitava a tutti i costi. D'altra parte, partecipava raramente a eventi cinematografici, incontri o riunioni casuali con gli ex colleghi, a differenza della maggior parte degli attori in pensione che continuavano a partecipare a tali incontri. E se lo faceva, se ne andava prima che qualcuno potesse scattargli un numero eccessivo di fotografie o chiedergli qualcosa di molto intimo. Le persone con cui aveva lavorato in passato erano in grado di comprendere la sua decisione, ma molte di loro trovavano singolare il fatto che desiderasse essere così completamente disconnesso da tutto. Per sfuggire all'attenzione della sua famiglia e del pubblico in generale, Hackman non si è mai considerato un personaggio famoso. Sosteneva di non essere altro che un attore che svolgeva la sua attività e di non essere una persona che avesse bisogno dell'ammirazione degli altri. A causa dei suoi sforzi, non gli piaceva ricevere un trattamento preferenziale. Non ha mai voluto essere al centro dell'attenzione e, con l'avanzare dell'età, è diventato sempre più consapevole di questo fatto. Hackman desiderava essere lasciato in pace, nonostante altri interpreti si divertissero ad apparire in pubblico quando erano identificabili. Non gli piaceva che la gente si rivolgesse a lui per avere un autografo o per chiedere fotografie. Piuttosto che essere ritratto come una personalità hollywoodiana, desiderava che la gente lo vedesse come un uomo normale. Dentro di sé, ha deciso di vivere una vita tranquilla per quello che era. È risaputo che Hackman era un individuo serio e tranquillo. Non gli è mai venuto in mente di dover condividere la sua vita con il mondo intero. Oltre a non usare i social media, non ha pubblicato un libro che rivelasse i suoi segreti e non ha ceduto alla tentazione di fare soldi con la sua storia. Aveva l'opportunità di guadagnare milioni di dollari parlando del suo periodo a Hollywood, ma ha scelto di non farlo. Era l'unico proprietario della sua vita e non desiderava fornire a nessuno uno scorcio della sua esistenza privata. Anche negli ultimi anni Hackman ha trascorso la maggior parte del tempo da solo. Era circondato dalla sua seconda moglie, Betsy Arakawa, e da alcuni dei suoi amici più cari durante tutto il giorno. Non ha fatto alcuno sforzo per riallacciare i rapporti con la sua famiglia, dalla quale si era allontanato nel corso della sua vita. Non ha fatto molte telefonate ai suoi figli e non ha fatto alcuno sforzo per ricucire le famiglie danneggiate. Il suo allontanamento dalla famiglia non era il risultato di una discussione importante o di una mancanza di affetto. Piuttosto, era semplicemente il suo modo di essere. Mantenere le distanze dagli altri era una cosa che gli piaceva fare. Nonostante il nome di Hackman sia ancora ben riconosciuto nell'industria dello spettacolo, non si è mai preoccupato di crogiolarsi nei consensi ricevuti per i suoi successi. Non appena ha lasciato la recitazione, non è tornato alla professione. Non è stato perché era arrabbiato o infelice per il passato che ha preso la decisione di lasciare la sua fama. Piuttosto, è stato semplicemente perché voleva vivere la sua vita. Era proprio quello che stava cercando, nonostante molti altri trovassero la sua vita di isolamento e ritiro difficile da comprendere. Nonostante avesse trascorso decenni a lavorare nell'industria dello spettacolo, decise finalmente di vivere una vita in cui nessuno lo guardava. Anche se non era più sotto gli occhi di tutti, riusciva comunque a trovare il tempo per godersi la vita e il marito con gli amici più cari e la famiglia. Hobby di Gene Hackman. Facciamo ora una visita rispettosa al luogo. Nella sua vita, Gene Hackman era noto per aver mantenuto un alto livello di privacy, evitando l'attenzione del pubblico e i grandi raduni. Nonostante preferisse la tranquillità, aveva un'autentica passione per le attività che davano un senso di eccitazione alle sue giornate. Molti pensavano a lui come a un individuo serio che traeva piacere dallo stare da solo, ma chi gli era vicino sapeva che aveva una passione per le corse, le immersioni e altre cose che si svolgevano all'aperto. Grazie ai suoi hobby, riuscì a lasciare Hollywood e a vivere la sua vita in un modo che la maggior parte delle persone non aveva mai visto. Che si tratti del rumore del motore di un veicolo su una pista, della tranquillità di trovarsi in profondità sott'acqua o dell'euforia di visitare nuovi luoghi. Hackman ha trovato soddisfazione in attività che non hanno nulla a che vedere con l'esistenza segreta e sorvegliata per cui era famoso. Tutte queste cose gli procuravano gioia. Cominciamo subito con la gara. Quando si trattava di velocità,
di rischi e del modo corretto di gestire un'auto veloce su una pista. Hackman era completamente appassionato. Hackman ha deciso di entrare nel mondo delle auto sportive. A differenza della maggior parte degli attori che preferiscono osservarle da lontano, non si è limitato a osservare le gare a distanza. Si è messo al volante e ha gareggiato contro se stesso in gara. Poiché prendeva sul serio questo sport, partecipava a vere e proprie competizioni e frequentava la compagnia di piloti professionisti che lo tenevano in grande considerazione. Quando si trattava di ottenere un trattamento di favore, non era il tipo di persona che faceva affidamento sul suo status di star del cinema. Al contrario, si concentrò sul miglioramento delle sue capacità di guida per assicurarsi una posizione tra i concorrenti. Hackman partecipava a diverse gare e gli piaceva l'emozione che derivava dalla competizione con altre persone. Le sue apparizioni sono state viste in tutti i circuiti degli Stati Uniti, compresi alcuni dei più prestigiosi frequentati dai professionisti. Non c'era alcuna intenzione da parte sua di attirare l'attenzione o di vantarsi con qualcuno, perché gli piaceva la sfida che gli si presentava e l'ondata di entusiasmo che provava. Ha intrapreso il compito. È possibile che alcuni attori si siano cimentati nelle corse al solo scopo di farsi due risate o di divertirsi un po', ma Hackman l'ha presa sul serio come se fosse la sua professione. Dopo aver capito come funzionavano le automobili, scoprì cosa le rendeva veloci e semplici da manovrare e fu in grado di migliorare le sue abilità di guida in pista. Hackman fu esposto a un gran numero di altre persone che condividevano la sua passione per le corse, nonostante preferisse mantenere il segreto. Diventa amico di persone del mondo delle corse che apprezzano la sua passione per questo sport. Sviluppò stretti rapporti con piloti professionisti, tecnici di veicoli ed esperti di corse che apprezzavano il suo rispetto per questo sport. A differenza del suo comportamento a Hollywood, dove spesso teneva le persone a distanza, nel mondo delle corse si sentiva più a suo agio. In quel luogo non lo consideravano una star del cinema. Gli piaceva il fatto che lo considerassero uno di loro. Quando si trattava di gareggiare, Hackman aveva la stessa passione per le immersioni sottomarine che per l'eccitazione fulminea delle corse sulla terraferma. Il suo desiderio di scoprire la tranquillità sotto la superficie dell'acqua lo ha portato a dedicarsi alle immersioni. Per sfuggire alle costrizioni di Hollywood e al peso della fama, le immersioni rappresentano per lui un altro metodo di evasione. Grazie all'esplorazione di località sottomarine in molte parti del mondo, è stato in grado di testimoniare i misteri e le meraviglie delle profondità oceaniche. Durante i suoi viaggi, Hackman ha visitato alcuni dei luoghi più rinomati per le immersioni, dove ha trascorso ore a osservare la vita marina e le forme che si trovano sott'acqua. Ai Caraibi, il Pacifico e altre famose regioni per le immersioni sono stati tra i luoghi che ha visitato durante i suoi viaggi. Quando galleggiava nell'acqua, si godeva la sensazione di essere circondato da animali che vivevano in un mondo così diverso da quello rumoroso sopra di lui. Le immersioni gli offrivano un momento di pace e l'opportunità di riflettere, a differenza delle gare, che si basavano sulla velocità e sull'andare più veloce degli altri. Spesso affermava che per lui era un metodo per rilassarsi e godere della natura nel suo stato naturale. Anche se era un subacqueo e un corridore, il suo amore per l'avventura non si esauriva qui. Quando era più giovane, Hackman amava viaggiare in luoghi stranieri, sperimentare lo stile di vita di persone di altre culture e immergersi in ambienti sconosciuti. Non era il tipo di persona che frequentava alberghi sfarzosi o gruppi di turisti. Decise invece di cercare luoghi sereni, naturali e non affollati di persone. Si assicurò di scegliere luoghi in cui poteva rimanere nascosto e continuare la sua vita senza che nessuno fosse a conoscenza della sua identità. Il modo in cui Hackman trascorse il resto della sua vita fu sorprendentemente diverso dagli interessi che perseguiva. Mentre manteneva il segreto, evitava le persone che facevano notizia e non si faceva vedere. I suoi interessi lo portavano in zone aperte, vivaci e piene di vita. Non parlava molto di sé, ma quando gareggiava, si immergeva o andava in tournée, sentiva un'incredibile libertà in modi che quasi nessun altro poteva vedere. Un lato distinto di Hackman è stato rivelato a coloro che lo hanno conosciuto attraverso le sue attività extracurricolari. La sua reputazione a Hollywood non era quella di un individuo solitario e distante. Era un uomo appassionato, desideroso di imparare e sempre pronto ad accogliere nuove informazioni. Non fu grazie alla sua fama che riuscì ad avanzare in quei gruppi.
Utilizzando le cose che amavano fare insieme e il modo in cui si rispettavano l'un l'altro, stabilì relazioni con i singoli. Conduceva una vita che si distingueva da quella tranquilla e privata che la maggior parte delle persone associava a lui, che si trattasse di gareggiare su una pista, di galleggiare nelle profondità dell'oceano o di esplorare un nuovo continente. Nel corso della sua vita, l'entusiasmo di Hackman per questi hobby diminuì gradualmente. Pur essendo diventato meno attivo con l'avanzare dell'età, ha continuato a perseguire i suoi interessi, ma lo ha fatto a un ritmo più lento e con meno sforzo. Nonostante non gareggiasse più con la stessa frequenza e non si immergesse più in profondità come un tempo, non ha mai abbandonato del tutto le cose che gli piacevano fare. Si è tenuto in contatto con i suoi amici del mondo delle immersioni e delle gare ed è sempre stato al corrente di ciò che accadeva in ognuno di questi campi. Nonostante non fosse più davanti alla macchina da presa, il suo desiderio di avventura continuava a crescere. Oltre a essere un attore che ha dato vita a personaggi sul grande schermo, Gene Hackman è stato anche un attore versatile. Oltre ad amare Hollywood, era sempre alla ricerca di nuove esperienze da provare al di fuori dell'industria dello spettacolo. L'idea di essere confinato in un unico luogo o di fare la stessa routine giorno dopo giorno non lo ha mai soddisfatto. Desiderava andare in luoghi diversi, sfidare se stesso e rivedere la sua prospettiva sul mondo in modi nuovi. Il suo entusiasmo per le automobili veloci, le immersioni nell'oceano, i viaggi e la scrittura di romanzi erano tutte manifestazioni del suo desiderio di eccitazione e di esperienze emozionanti. L'atto di scrivere è qualcosa che molti attori hanno sperimentato, ma per Hackman non era solo un'altra opzione di Hollywood. Era un'attività che gli piaceva molto, perché gli permetteva di trasmettere il suo entusiasmo per la condivisione di storie e la ricerca di nuove esperienze. Il romanzo Wake of the Perdido Star, scritto insieme a Daniel Lenihan, è considerato uno dei suoi lavori più noti. Questo libro, pubblicato nel 2000, è stato il primo passo significativo di Hackman nel mondo della scrittura. Un gran numero di persone è rimasto sorpreso quando ha saputo che il noto attore hollywoodiano aveva scritto un romanzo. Tuttavia, chi lo conosceva bene ha percepito questa scelta come una parte naturale della sua persona, un esploratore nel cuore. Hackman è sempre stato un appassionato di storie e aveva la passione non solo di recitarle sullo schermo, ma anche di immaginarle nella sua testa e scriverle. Per collaborare a un lavoro di scrittura con Hackman, Daniel Lenihan era la scelta ideale. L'industria cinematografica non è stata il punto di partenza della vita di Lenihan. Ha trascorso anni a studiare le navi affondate e ad acquisire conoscenze sugli eventi accaduti sotto l'oceano. Era un uomo che conosceva bene la storia dell'oceano. La passione di entrambi per l'esplorazione del passato e per le avventure lo rendeva il partner ideale per Hackman. Questi due individui non erano solo due persone che lavoravano a un libro. Erano piuttosto due avventurieri che avevano un fuoco dentro di loro e volevano creare un mondo pieno di emozioni per i lettori. All'inizio del XIX secolo, un giovane di nome Jack O'Reilly è il protagonista della storia raccontata in Wake of the Perdido Star. Le circostanze della vita di Jack vengono stravolte quando è costretto a fuggire da tutto ciò che ha sempre conosciuto a causa di un terribile evento che colpisce la sua famiglia. Il viaggio che intraprende per fuggire si rivela un viaggio selvaggio sul mare, pieno di pericoli e di lotta per rimanere in vita. Essere coraggiosi e riprendersi dai momenti difficili sono alcuni dei temi trattati in questo romanzo pieno di azione. È la storia di un giovane bambino che deve maturare rapidamente e allo stesso tempo confrontarsi con la dura realtà della vita sull'oceano. Affinché il romanzo abbia un senso di realismo, Hackman e Lenihan si sono impegnati molto. Per loro era importante che non fosse solo la storia di un'avventura. Volevano che i lettori provassero l'esperienza di trovarsi su una nave nel 1800, dove dovevano affrontare tempeste, battaglie e le sfide della vita in mare. Insieme, il talento di Hackman per la narrazione e la vasta conoscenza di Lenihan delle navi e della storia hanno permesso di costruire un universo fedele alla realtà. Lenihan ha contribuito con la sua conoscenza della storia del mare, mentre Hackman con la sua esperienza di attore acquisita nel corso della sua carriera. In collaborazione, i due sono stati in grado di trasformare Wake of the Perdido Star in un romanzo che è riuscito a catturare lo spirito dell'avventura pur sembrando onesto. Una delle cose che ha reso il libro ancora più notevole è la misura in cui la passione di Hackman per l'avventura
si riflette nella narrazione. Nello stesso modo in cui Jack O'Reilly era sempre attratto dall'idea di uscire da ciò che gli altri si aspettavano da lui e di correre dei rischi, Hackman era così. Da giovane si arruolò nel corpo dei Marines, viaggiò in diversi luoghi e si dedicò alla recitazione nonostante molti non credessero che avrebbe avuto successo. Era quasi come se la storia fosse un riflesso della vita di Hackman, un viaggio pieno di ostacoli, sorprese e volontà di andare avanti. Dopo che Wake of the Perdido Star fu ben accolto da un gran numero di lettori, Hackman e Lenihan continuarono a collaborare alla scrittura. Hanno pubblicato altri romanzi, approfondendo diverse epoche storiche e aree tematiche legate alle avventure. D'altra parte, Wake of the Perdido Star è rimasto unico per il fatto di essere il primo tentativo di Hackman di scrivere un romanzo. Fu l'opera che dimostrò al mondo che era in grado di scrivere. Ha dimostrato che era più di un semplice nome a Hollywood. Hackman era un narratore appassionato di storia, avventura e cose che nessuno conosceva. Ha scelto di scrivere romanzi piuttosto che continuare la sua carriera di attore, il che dimostra ancora una volta come abbia vissuto la sua vita in modo unico. Alcuni attori continuano a cercare ruoli cinematografici anche dopo aver raggiunto un'ampia fama, per mantenere la propria carriera. Tuttavia, Hackman non era affatto così. Dopo aver raggiunto tutti i suoi obiettivi nell'industria della recitazione, ha deciso di perseguire altri interessi più importanti per lui, piuttosto che aggrapparsi alla sua popolarità. Quando si esibiva, scopriva che scrivere romanzi gli procurava la stessa euforia. Gli si presentava un nuovo compito, un nuovo luogo da scoprire e un'altra opportunità per esprimere il suo lato creativo. I fan di Hackman hanno continuato a essere interessati a saperne di più su di lui nonostante il ritiro dalle scene. Volevano sapere cosa faceva, dove viveva e come passava il tempo. Erano curiosi di sapere tutto su queste cose. Nonostante questo, Hackman non ha mai amato essere al centro dell'attenzione. Non esponeva i suoi libri o li discuteva davanti a grandi gruppi di persone. Piuttosto, li scriveva semplicemente perché gli piaceva farlo e lasciava che le storie si reggessero da sole. Non è solo nelle storie che ha scritto che ha mostrato la sua passione per l'avventura. Nonostante l'avanzare dell'età, Hackman non ha mai smesso di viaggiare, di vedere posti nuovi e di cercare esperienze che lo rendessero felice. Che si trattasse di gare, immersioni o di scrivere parole su una pagina. Rimase un uomo che viveva per il brivido di scoprire qualcosa di nuovo. Era sempre curioso di scoprire cose nuove. Non si è mai permesso di limitarsi a un'unica identità. Non era solo un attore, ma anche uno scrittore e un avventuriero. Era tutte queste cose e molto di più. Ed era sempre in evoluzione e alla scoperta di nuovi modi di interagire con il mondo. Per Hackman, Wake of the Perdido Star è stato più di un semplice romanzo. È stato una rappresentazione del suo spirito, uno spirito che non è mai rimasto fermo. Non ha mai smesso di guardarsi intorno e non ha mai lasciato che ciò che gli altri credevano lo frenasse. A causa della sua scomparsa, ha ricevuto una grande attenzione da parte dei media e dei titoli dei giornali, come è tipico per le celebrità. Da dove nasce la polemica e che cosa ha da dire la sua famiglia? In particolare suo fratello. Sulle circostanze della sua scomparsa. Discutete con me le circostanze della sua scomparsa. Polemiche sulla morte di Gene Hackman. Il 18 febbraio 2025. Gene Hackman si è spento nella sua casa di Santa Fe, nel Nuovo Messico. Aveva 95 anni al momento della morte. Betsy Arakawa, sua moglie, è morta l'11 febbraio 2025, appena 7 giorni prima. Aveva 65 anni al momento della morte, la loro morte, unita al ritrovamento del loro cane Zina, il 26 febbraio 2025. Ha scatenato un enorme groviglio di domande e disaccordi. Sono stati scoperti insieme. È stato impossibile per tutti giungere a una conclusione su ciò che è accaduto a causa del modo in cui sono stati trovati e del fatto che erano soli nella loro casa senza spiegazioni. Il mistero ha trasformato la scomparsa di Hackman in un argomento importante, che si è rifiutato di essere affrontato, nonostante l'aumento delle prove. Verso l'1,4:05 del pomeriggio. La squadra dello sceriffo arrivò alla residenza situata su Old Sunset Trail. All'arrivo, hanno scoperto qualcosa di completamente particolare. Gene è stato trovato in una stanza del fango accanto alla cucina. Era vestito con pantaloni della tuta grigi, una camicia blu e pantofole marroni.
Nelle vicinanze sono stati trovati anche un bastone e degli occhiali da sole. Mentre riposava sul pavimento di una toilette, Betsy si trovava in prossimità di farmaci che erano caduti da una bottiglia aperta. Un armadio conteneva il corpo del loro cane misto Kelpie, Zina, mentre altri due cani, uno all'interno e uno all'esterno, erano ancora vivi. Il 27 febbraio 2025. Lo sceriffo Adan Mendoza dichiarò che si trattava di un caso abbastanza sospetto per continuare a indagare. Il pacemaker di Jean, un piccolo dispositivo che viene impiantato nel petto per far battere il cuore. Ha posto immediatamente la prima domanda importante. Quando tutto finalmente si concluse, era il 17 febbraio 2025, 9 giorni prima della loro scoperta. Per questo motivo, molte persone credettero che fosse deceduto in quel particolare giorno. Tuttavia, il fatto che mancassero ancora 26 giorni da quel giorno dava adito a una grande varietà di possibilità. Le medicine di Betsy suscitarono ancora più scalpore. Erano un segno che aveva fatto qualcosa di proposito, giusto? Non avete trovato nessun biglietto. La coppia ha mantenuto la privacy della propria vita, quindi nessuno era a conoscenza di ciò che stava accadendo nella loro mente. Lo sceriffo ha indagato sulle fughe di gas e ha ipotizzato che la colpa potesse essere del monossido di carbonio. Tuttavia, i test condotti il 18 marzo 2025 non hanno rilevato alcuna traccia di monossido di carbonio. Pertanto, l'ipotesi non era corretta. La gente ha iniziato a chiacchierare rapidamente e alcuni hanno dichiarato che era troppo strano per essere diretto. Secondo una dichiarazione rilasciata il 28 febbraio 2025, i corpi e il cane morto erano un chiaro segnale che qualcosa non andava. Altri dissero che era la combinazione di vecchiaia e solitudine a dire a tutti di calmarsi. Mentre tutto ciò accadeva, lo sceriffo continuò a etichettare il fatto come sospetto. È possibile che l'abbiano pianificato insieme? Le medicine che Betsy ha portato alcune persone a crederlo, ma non c'erano prove a sostegno di questa affermazione. Il fatto che il cane fosse intrappolato nell'armadio rendeva la situazione molto più difficile da organizzare. 5 giorni dopo l'inchiesta, il 1 marzo 2025, non c'erano ancora risposte definitive alle domande che venivano poste. Lo sceriffo ispezionò la casa e raccolse diversi oggetti, tra cui 2 telefoni, varie medicine, Tylenol, pillole per la tiroide e pastiglie per la pressione sanguigna, nella speranza che questi oggetti potessero fornire qualche risposta. Betsy, all'età di 65 anni, sembrava in buona salute, mentre Jean, che aveva 95 anni, era rallentato da problemi cardiaci e dal morbo di Alzheimer. Lontani dal trambusto di Hollywood, risiedevano in quell'enorme villa su 12 acri dagli anni '80. Oltre ad aumentare l'incertezza, un operaio li ha scoperti con la porta d'ingresso leggermente aperta dopo aver sbirciato da una finestra. Ma questo non ha chiarito la situazione. Le idee continuavano a venire ai singoli, e ognuna di esse li spingeva in una nuova direzione. Si ipotizzò che Betsy avesse assunto una quantità eccessiva di farmaci e che Jean non fosse in grado di ricevere assistenza per il suo morbo di Alzheimer. Alcuni hanno ipotizzato che lui fosse triste quando lei se ne andò per prima. Nonostante il suo pacemaker indicasse come obiettivo il 17, è possibile che abbia continuato a correre fino al 18. Nonostante non ci fossero segni o prove a sostegno dell'idea, alcuni si sono chiesti se qualcun altro avesse un ruolo nella vicenda. Anche se la squadra dello sceriffo ha aspettato di esaminare il corpo di Zina per vedere se fosse stato affamato o essiccato, il processo ha richiesto molto tempo. Quello stesso giorno, il 7 marzo 2025, scoprirono che Betsy aveva l'antavirus, una malattia che colpisce i topi, e che il cuore di Jean aveva smesso di funzionare. All'inizio, però, tutto si basava esclusivamente su speculazioni. Dato che nulla era in grado di allinearsi semplicemente, l'intero caos continuò a crescere. La vita di Jean è stata ricca di successi, tra cui un patrimonio netto di 80 milioni di dollari, 2 premi Oscar e anni passati sotto gli occhi di tutti. Tuttavia, la sua conclusione è stata un'accozzaglia di eventi. Le persone che amano i suoi film si sono sforzate di trovare altre notizie su di lui perché non volevano credere che fosse morto. Ogni voce ha creato un dibattito sulla veridicità della situazione. Altri hanno detto che la situazione era deprimente ma non complicata. 2 individui anziani che camminano in una casa completamente vuota.
Altri non sono riusciti ad abbandonare la parola sospetto perché volevano una storia all'altezza dei suoi film. Anche quando, il 18 marzo 2025, i fatti hanno colpito Betsy, a cui è stato diagnosticato l'antavirus, e Jean, a cui è stata diagnosticata un'insufficienza cardiaca. I primi giorni di non conoscenza hanno stabilito il tono per il resto della storia. I fan hanno espresso il loro dolore, ma hanno anche discusso su ogni aspetto del film, come se fosse uno dei suoi film polizieschi. Leslie, la figlia di 58 anni, ha dichiarato che si è trattato di una perdita difficile e che papà meritava pace piuttosto che questo baccano. La disputa non riguardava solo il modo in cui sono morti, ma anche le ragioni per cui sembrava strano che un uomo come Gene Hackman, che era il maestro dello schermo, morisse in un modo che lasciava tutti a chiedersi cosa fosse successo. Poiché il mistero era così pesante, la trama ha continuato a essere confusa anche dopo che le risposte sono state rivelate. Quali altre informazioni ha rivelato Richard Hackman? Il silenzio è rotto per Richard Hackman. Richard Hackman, fratello minore di Gene Hackman, ha espresso il suo pensiero sulla scomparsa del fratello. Gene Hackman è morto anni fa. In un'intervista rilasciata ai giornalisti il 10 marzo 2025, Richard, che all'epoca aveva 78 anni, dichiarò che la perdita di Gene aveva avuto un profondo impatto su di lui, nonostante non fossero più vicini da molti anni. Richard ha dichiarato in tono pacato e malinconico: «È difficile credere che non sia qui. Era il mio fratello maggiore ed era sempre più grande della vita. Un legame che esisteva tra loro fin dai primi anni di vita e che ha continuato ad avere un significato anche quando si sono allontanati». Richard ha riflettuto sui tempi in cui avevano lavorato insieme nell'industria cinematografica. Insieme hanno recitato in 2 film. Il primo è stato The Gypsy Moths nel da Sendambe Parian degli Talaranda Salde 1969 e il secondo Lucky Lady nel 1975. Nel film The Gypsy Moths, Gene ha interpretato il personaggio di Joe Browdy, un coraggioso paracadutista. Richard, invece, aveva un ruolo di supporto come membro dell'equipaggio e guardava il fratello attirare l'attenzione con la sua presenza calma e forte. Lucky Lady li vedeva su una barca, con Gene che interpretava il ruolo di Kibbe Womack e Richard che recitava un'altra piccola parte, vedendo come Gene maneggiava senza sforzo la macchina da presa. Richard ha riflettuto sul fatto che la disinvoltura di Gene era la ragione per cui quei film erano così memorabili per lui. Ha osservato: non cercava di farsi notare. Lo faceva e basta. Nonostante siano stati momenti fugaci, sono serviti a riunire i fratelli prima che la vita li portasse in direzioni diverse. Gene e Richard si sono allontanati dalle luci della ribalta per una serie di motivi e Richard ha parlato delle ragioni che li hanno spinti a farlo. Dopo aver completato il film Welcome to Mooseport, Gene smise di recitare. All'età di 74 anni, ne aveva abbastanza della cacofonia creata da Hollywood. Negli anni 80 si trasferisce a Santa Fe, dove trascorre il suo tempo dipingendo e scrivendo libri. Lui e Betsy hanno avuto una vita modesta insieme fino al momento in cui entrambi se ne sono andati. Secondo Richard, una volta Gene gli disse: «Ho fatto abbastanza, ora voglio la pace». Anche Richard decise di ritirarsi. Ha avuto una breve parte nel film Uncommon Valor, uscito nel 1983. Nella sua spiegazione, affermò di essersi dimesso perché il lavoro non arrivava più e io non l'avevo perseguito come aveva fatto Gene. Alla fine si ritrovò in Illinois, vicino al luogo in cui erano cresciuti, dove accettò qualsiasi lavoro disponibile rimanendo nascosto. Richard ammise che le loro strade si erano separate da molto tempo, ma la scomparsa di Gene riportò alla luce sentimenti sepolti da tempo. Secondo lui, la scelta di Gene di ritirarsi è stata ragionevole. Si era guadagnato quel silenzio dopo aver ricevuto 2 premi Oscar e anni di celebrità. Alla luce del fatto che le lettere di Jane avevano smesso di arrivare negli anni 90, Richard disse che non aveva più bisogno dell'attenzione di queste persone. Non perché avesse una personalità enorme come Gene, Richard aveva la tendenza a stare per conto suo. Lo affermava in modo diretto: «Non ero una star, seguivo e basta». I film a cui hanno lavorato insieme sono un meraviglioso ricordo del periodo in cui erano vicini l'uno all'altro. Quei 2 film, The Gypsy Moths e Lucky Lady, sono quelli che conserva, secondo lui, come prova del fatto che in precedenza erano a pari merito al primo posto. Gene e Richard scelsero entrambi di evitare la ribalta. Gene lo fece perché lo desiderava, mentre Richard lo fece perché vi fu costretto.
Tuttavia, il ricordo del tempo trascorso insieme continua a riverberare nella sua mente. Trovate queste informazioni sorprendenti? Condividete i vostri pensieri nella sezione commenti. Assicuratevi di cliccare sul pulsante mi piace e di iscrivervi al canale. Ci vediamo nei prossimi video e vi ringraziamo per averci seguito.